Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati, il mio nome è Simone e su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Io parlo diverse lingue, le uso per viaggiare per il mondo, per lavorare come project manager, per negoziare con clienti a livello internazionale. Se ti interessano le lingue, iscriviti al canale, piazzami un like e dai che si comincia con il video di oggi. Oggi ragazzi parliamo di come imparare il russo. C'è un sacco di gente che nell'ultimo periodo mi ha scritto: Simone, sto imparando il russo, come posso fare per migliorare la lingua? Come posso fare a imparare la lingua russa? Questo perché sia un sacco di gente dall'Ucraina si è spostata in tutta Europa e magari parlava russo, che anche tante persone russe che stanno lasciando la Russia e che si stanno spostando in altre parti del mondo, e qualcuno viene anche in Italia e quindi si conosce gente. C'è chi magari ha la ragazza ucraina o russa. Adesso vi capisco. Ragazzi, imparare la lingua è molto importante. Come possiamo fare? Uno, partiamo dall'alfabeto. L'alfabeto cirillico, ragazzi, è uno degli alfabeti più semplici e più splendidi che una persona potesse inventare, perché è molto, come è scritto viene letto, ragazzi. Non è come il francese che è scritto in un modo però poi viene pronunciato in un modo diverso, no? Anche in italiano in realtà non si scrive esattamente come si legge, o quasi. Ci sono alcune regole che uno deve sapere, che deve rispettare, no? La C o la G, dura, morbida, no? È un po' diverso. In russo invece le parole, le singole consonanti o le vocali sono scritte in un modo e si pronunciano sempre nello stesso modo. Come possiamo imparare l'alfabeto? Però, possiamo farlo ad esempio andando a cercare in internet parole internazionali scritte in alfabeto cirillico, no? La parola pizza sarà sempre pizza, anche scritta con l'alfabeto cirillico, e allora capisco come si pronunciano queste lettere. Le città, ad esempio Tokyo, sarà sempre Tokyo anche in alfabeto cirillico, e quindi anche in questo modo capisco come pronunciare queste lettere, ok? È un piccolo trucco per imparare l'alfabeto davvero in tempi record. Non lasciatevi scoraggiare dall'alfabeto se volete imparare il russo, perché è davvero la cosa più semplice. Ci sono cose ben più complesse nella lingua russa che non il semplice alfabeto. Consiglio numero 2, ragazzi: lavorate con quelli che io chiamo cliché, ovvero non state a studiare a memoria tutte le miliardate di tabelline con tutte le declinazioni di tutti i casi della lingua russa, no? Maschile, femminile, neutro, sono miliardi e di fatto non finite più se vi mettete a cercare di studiare tutte queste cose a memoria. Lavorate piuttosto con dei cliché, ovvero prendete delle parole e le studiate all'interno di una frase, no? Ad esempio, moj drug, il mio amico, mojevo druga, del mio amico, s mojom drugam, con il mio amico, s mojimi druziami, con i miei amici. Ok, io non mi sono mai messo, non ho speso neanche un minuto a cercare di imparare a memoria queste tabelle, ma ho imparato queste frasi dentro a dei contesti. Ok, ad esempio, vado al mare con il mio amico, ok? Oppure, lui è il mio amico. Oppure, questa è la casa del mio amico. Ok, lavoriamo in contesto, lavoriamo con delle frasi, non perdiamo tempo, per favore, a studiare delle tabelle, che è una roba bruttissima e super noiosa. Io mi ricordo ancora, da che parte vado? Torniamo indietro perché c'è la strada, no, anzi, tagliamo di là. Mi ricordo ancora quando al liceo ci facevano studiare latino e ci davano queste caspita di tabelline da studiare a memoria. Io non le ho mai imparate, ragazzi. Ho odiato il latino, che è una lingua splendida, in realtà non per la lingua in sé, ma per il modo in cui veniva insegnata. Non fate lo stesso errore, non cadete nella stessa trappola, ragazzi. Il russo è una lingua splendida, si può imparare bene, fatelo in maniera intelligente. Consiglio numero 3, ragazzi: per distinguere perfettivo e imperfettivo, gli aspetti della lingua russa, ci vuole un po' di tempo e bisogna abituarsi. Anche in questo caso va bene studiare un attimo le regole, va bene cercare di capire come funzionano le due cose,
però cerchiamo anche qui di imparare in contesto, senza ammazzarci, perché sennò spesso diventa troppo difficile, perdiamo la voglia di studiare, perdiamo la motivazione, non arriviamo da nessuna parte. Quindi anche qui frasi da utilizzare, frasi che possiamo creare per imparare a usare gli aspetti della lingua russa in modo corretto, ragazzi. Qua è andata proprio malissimo perché stanno tagliando il prato da questa parte, mentre di qua c'è la strada, quindi non si sente nulla. Ci spostiamo magari un po' più in là. Consiglio numero 3, ragazzi, questo è un consiglio che do in tutte le lingue praticamente: cerchiamo di leggere e di ascoltare contemporaneamente per collegare la lingua scritta alla lingua parlata. Come detto, in russo questo non è un gran problema perché si legge praticamente come si scrive, però è comunque un alfabeto nuovo, quindi all'inizio sembrerà un po' strano leggere in questa lingua, in questo modo un po' strano, un po' diverso. Va benissimo, saremo lenti a leggere, ci vorrà un po' di tempo. Leggiamo e ascoltiamo, ok? E vedremo che a lungo termine è una strategia vincente. Consiglio numero 4, ragazzi: scrivere. Cioè, proprio perché l'alfabeto è diverso, proprio perché il modo di pensare e di strutturare le frasi in russo è diverso, scrivere diventa estremamente importante. Quindi cerchiamo di scrivere tanto. C'è un sacco di ricerca che ci racconta che scrivere a mano, che non lo fa nessuno purtroppo, è super utile per memorizzare, ragazzi, perché il nostro cervello deve fare lo sforzo di coordinare la mano, no? Che sta scrivendo, e quindi questo aiuta a livello neurologico la formazione di pattern e la memorizzazione di nuove parole, di nuove frasi. Lavoriamo, ragazzi, sempre con delle frasi e mai con delle parole singole. Bitte. Mai con delle parole singole, sempre con delle frasi. L'ultimo consiglio, ragazzi, invece è tanto input. Il russo è fondamentale e aiuta di nuovo ancora più in grande a memorizzare questo modo di parlare, questo modo di esprimersi così diverso da quello della lingua italiana o quello di tante altre lingue indoeuropee. Quindi cerchiamo di esporci a tanti input, che può essere podcast, che può essere video, film, qualunque genere di cosa. Nel mio caso, ragazzi, i podcast in generale sono sempre stati di grandissimo aiuto. Ho fatto un video in particolare, anche per te che impari russo può essere interessante perché ne parlo abbastanza, dove racconto i podcast che mi hanno aiutato a diventare poliglotta. Dagli un occhio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, un abbraccio da il Brasile, Belo Horizonte. Ciao belli.